Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Royal Crew. Oggi andiamo a vedere come possiamo comportarci quando il mercato è in calo oppure quando il mercato lateralizza e andiamo a vedere anche due diciture che ci ritroviamo praticamente nelle nostre azioni di vendita che sono sell e subsell, cioè fondamentalmente che cosa significa. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, mettere un mi piace per aiutare il canale a crescere e attivare la campanella in modo tale che vi arrivi una notifica ogni qualvolta viene pubblicato un nuovo video da questo canale. Inoltre, chi vuole iscriversi alla piattaforma e far parte del mio team e quindi essere inseriti anche nel mio gruppo privato, trova il link in descrizione e trova anche poi il link Telegram per potermi contattare, chiaramente per coloro che non sono ancora iscritti e vogliono e sono intenzionati a farlo, vi può contattare per ulteriori informazioni e per avere anche il link referral adeguato. Allora, lanciamo come sempre la nostra applicazione. Questa è la nuova configurazione. Innanzitutto andiamo a vedere il discorso del sell e subsell, come mai cambia dicitura nelle azioni di vendita. Andiamo in basso, premiamo quantitative, il secondo praticamente pulsante partendo da sinistra. Perfetto, prendiamo una coin a caso, diamo questa, CRV, la apriamo. In alto a destra troviamo sempre Transaction Record, quindi tutto quello che accade per quanto riguarda questa coin, quindi azioni di vendita, azioni di acquisto. Lo premiamo ed ecco qua, troviamo subito in alto subsell. Se noi scorriamo verso il basso, chiaramente tutte le diciture in buy o buy sono quelle di acquisto, sell sono quelle di vendita. Vedete, troviamo diciture con scritto sell, 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 sell. Volevo solo farvi vedere che a volte appare anche eccola qua, la dicitura subsell. Chiaramente io mi riferisco a queste. Andiamo a vedere qual è fondamentalmente la differenza. Molto semplice. Quando parliamo di sell, e adesso noi andiamo a cliccare su sell, come vedete dà tutte le informazioni, comprese le fuel fee, e come vedete vi dà anche il margin call di riferimento, ossia la linea, la posizione, come vogliamo chiamarla. Vedete c'è la dicitura 4. Torniamo indietro. Vediamo invece il subsell, che cosa ci dice. Premiamo, come vedete, nel margin call c'è 5. Se noi torniamo di nuovo indietro e scendiamo verso il basso e andiamo a prendere un'altra dicitura subsell, eccola qua, premiamo, come vedete c'è scritto 5. Andiamo oltre, eccone un'altra, premiamo, c'è scritto 6. Vedete? Quindi che cosa dice fondamentalmente? Noi troveremo la dicitura subsell se nella vendita è coinvolta dalla quinta linea in poi. Quindi se comprende la quinta, la sesta, la settima, la ventesima, la cinquantesima linea, troveremo la dicitura subsell. Se invece la vendita coinvolge le prime 4 linee, la troveremo scritta come sell, come è scritta anche qua. Perciò è soltanto un'indicazione per noi per capire se si riferisce alle prime 4 linee o
dalla quinta linea in poi. Andiamo adesso a vedere invece come possiamo comportarci nel caso del mercato lateralizzi o vada in profondità. Premiamo su Trade Setting, basso a sinistra, si apre questa prima pagina di configurazione. Come vedete qui la margin call va in profondità di 15 linee. Questa è una moneta di copy trading. Questo è praticamente il settaggio fatto dal trader, che chiaramente noi non dobbiamo toccare, in quanto nel momento in cui facciamo copy trading ci affidiamo al trader professionista e di conseguenza non dobbiamo fare cose in autonomia, dobbiamo affidarci a quello che sarà il suo settaggio e la sua amministrazione della coin. Andiamo a vedere una cosa, andiamo in margin configuration qui, premiamo. Come vedete lui va molto in profondità, non così tanto. Come vedete fino alla decima addirittura chiamata, la decima linea, eccola qua, lui considera un 3,5% distribuito su 10 linee. Se noi andiamo ancora più in basso, fino alla quindicesima, come vedete ha messo un 5% alla quindicesima linea. Che cosa significa come approccio da parte del trader? Significa che lui considera questa moneta più in lateralizzazione piuttosto che in profondità e quindi ha mantenuto molte linee ma con percentuali molto raccolte, cioè ha distribuito 15 linee con un 5% di profondità di calo del mercato. Se lui per ipotesi avesse immaginato che questa moneta potesse nel tempo perdere in valore, perdere molto in valore, che cosa avrebbe fatto? Ritorniamo indietro. Probabilmente avrebbe avuto delle percentuali diverse, ossia anziché arrivare fino alla quindicesima al 5%, qui magari ci saremmo trovati, quindi a questa altezza, magari il 20%, perché prevedeva che magari ci sarebbe stato in futuro un calo notevole del mercato e quindi tutte queste linee avrebbero avuto percentuali diverse, magari qui un 18%, qui un 16%, qua un 13% e via dicendo. Quindi qual è la cosa importante da considerare? Se noi per esempio abbiamo una moneta che vediamo che nel tempo si comporta con un mercato di lateralizzazione, ossia vediamo che questa moneta oscilla sempre fra l'1%, l'1,5 e il 2%, poi risale e arriva di nuovo a un più 0,5, 0,8 più 1%, poi riscende e va di nuovo magari a meno 1%, 1,8%, però si mantiene sempre a questi livelli. È preferibile avere un'impostazione di questo tipo. Chiaramente io mi riferisco a coloro che utilizzano la funzione quantitative. Se invece vediamo che è una moneta che nel giro di una giornata, nel giro di 2 giorni, mi scende fino al meno 10, meno 12, meno 15%, poi risale e arriva fino al meno 8, meno 5, meno 3, poi riscende di nuovo e mi va di nuovo a meno 12%, cioè ha un andamento così profondo nelle sue oscillazioni, allora non possiamo fare un discorso di questo tipo. Dobbiamo andare a ritoccare comunque la nostra impostazione di base, ammettiamo che questa fosse la impostazione di base, e andiamo a ritoccarla in modo tale che vada più in profondità. Ecco, queste sono le cose che noi possiamo fare con il bot in funzione, quindi sta già lavorando, per settare al meglio in modo da renderlo più efficiente. Per fare questo dobbiamo un minimo seguire la moneta, quindi affacciandoci di tanto in tanto sulla situazione della moneta,
come vedete, avete praticamente una serie di monete ma hanno comportamenti totalmente differenti. Per esempio, questa mi è andata a meno 8, ieri stava a meno 12, poi mi è salita a meno 6. È chiaro che in questo caso io farò un settaggio più in profondità, ma in una moneta come questa invece, prendiamone un'altra, Link, questa, questa non mi è scesa mai molto in profondità, è arrivata al massimo a 2, meno 2,5%, poi vedete risale, mi va a un più 0,06, più 0,20, 0,30, poi riscende, ma rimane più o meno in quest'ambito. In questo caso il settaggio chiaramente deve essere molto più stretto, quindi magari io faccio 5-10 linee, ma alla decima linea magari metterò un 3% perché difficilmente ci è arrivato e quindi non mi aspetto che vada oltre il 3%, ma mi aspetto che rimanga sempre in quest'ambito e quindi mi organizzerò in modo tale che tutte le percentuali siano raccolte entro il 3%. Ma se dovesse cambiare magari il suo andamento e comincia a scendere oltre il 3, il 4, il 5%, io che cosa faccio? Vado nel settaggio, lo modifico, metterò la profondità magari spostata al 5, 6, 7% e distribuirò il resto delle linee magari all'interno di quella percentuale massima. Ma posso anche aumentarle o diminuirle queste linee, non necessariamente devo solo ritoccarle. Posso anche andare dentro, magari io ho previsto 5 linee, ma ho visto che comunque si comporta in un certo modo, posso aumentarle a 10 linee e modificare tutte le percentuali distribuite fra queste 10 linee. Quindi se un mercato lateralizza, fondamentalmente noi metteremo percentuali molto vicine fra loro, fra una linea e l'altra. Se invece è un mercato che comunque prevede sempre un calo in profondità della percentuale, quindi un meno 10, meno 12, meno 8, allora io distribuirò le linee con dei margini fra l'una e l'altra maggiori in percentuale. Ecco, questo è quello che noi possiamo fare mentre il bot sta lavorando e quindi possiamo modificarlo, adattarlo e aumentare la sua efficienza. Spero di essere stato chiaro da questo punto di vista e vi rimando al prossimo video. Grazie a tutti.